Doveva essere la rinascita di una serie che nelle sue ultime uscite, ad essere onesti, aveva lasciato abbastanza a desiderare e invece questa sesta stagione di Black Mirror, rilasciata a ben 4 anni di distanza dalla precedente, ha rappresentato per me la definitiva pietra tombale su un prodotto che ha evidentemente esaurito tutto ciò che aveva da dire ormai da diverso tempo. La maggior parte delle 5 nuove puntate disponibili su Netflix sono lontane anni luce dalle splendide storie che abbiamo potuto ammirare agli esordi della serie, sia dal punto di vista narrativo, a tal proposito si nota proprio la mancanza di convincenti idee di base, tant'è che anche il format originario del prodotto è andato completamente perduto, sia banalmente dal punto di vista tecnico. Qualitativamente non siamo su alti standard, regia, montaggio, fotografia è tutto assestato su un preoccupante livello di mediocrità. A suo tempo Black Mirror è stata una serie innovativa, provocatoria, spietata, ha portato all'interno del genere distopico una sferzata d'aria fresca raccontando con occhio cinico inquietanti realtà sì distanti dalla nostra, ma verso cui ci si sembrava muovere, ed era esattamente questo ad essere interessante. Con lo scorrere degli anni la società è ovviamente mutata, le persone sono cambiate, la tecnologia ha attraversato importanti sviluppi e il nostro rapporto con essa è cresciuto a dismisura. Anche Black Mirror doveva aggiornarsi, non poteva di certo continuare a raccontare le stesse cose dal 2011 e per un periodo questa trasformazione è stata ricercata. In sporadiche circostanze gli autori si sono discostati dai predisposti binari originali, tenendo sempre conto di quello che doveva essere il punto centrale del prodotto, ottenendo risultati altalenanti, ma almeno figli di una tentata evoluzione. In questa nuova stagione sembra invece non ci abbiano nemmeno provato, non c'è traccia di evoluzione, si avverte piuttosto una pesante involuzione a partire proprio dai temi. Pochi sono i segni rimasti dell'universo tecnologico e del distorto rapporto che l'uomo ha con esso. Il Black Mirror, lo schermo nero dei nostri dispositivi simbolo di quel mondo, è quasi totalmente assente, rimpiazzato da un marasma di confuse idee buttate a casaccio tra cui si fatica a vedere un filo conduttore, tant'è che tra i vari episodi non sembra esserci alcun collegamento. Forse li accomuna solo un sottile velo di pessimismo, neanche poi così marcato. Paiono tasselli di differenti puzzle forzatamente appiccicati l'uno all'altro e il risultato non può che essere un disastro. Sarò sincero, per me di 5 puntate se ne salva davvero una. 3 sono totalmente da buttare, mentre un'altra diciamo carina ma mi spiegherò meglio a breve. In questa recensione spenderò qualche parola su ogni episodio, sempre facendo spoiler. Se siete curiosi di sapere la mia opinione su qualcosa nello specifico o non avete ancora visto la serie per intero, potete saltare le parti del video che vi interessano attraverso i capitoli sulla timeline. Senza perderci in ulteriori chiacchiere, direi di cominciare la nostra analisi da Joanna è terribile. La puntata con il soggetto più alla Black Mirror dell'intera stagione, perché ci mostra eventi ambigui legati alla tecnologia riguardanti tutti gli individui. Infatti comincia abbastanza bene. La prima parte, durante la quale ci viene presentata la situazione iniziale e il fattore scatenante della storia, è estremamente godibile. Una buona introduzione, condita da una discreta dose di autocritica da parte della stessa Netflix, che ci mostra il suo surrogato Streamberry disposto a mercificare qualunque cosa, anche la vita del proprio pubblico con l'inganno, pur di ottenere audience. Non mancano poi frecciatine all'intero sistema produttivo cinematografico, sullo spropositato utilizzo odierno del digitale, sfruttato ormai addirittura per modificare volto e fisico degli attori, condizionandone inaccettabilmente le interpretazioni. Interessante il discorso verso la fine della puntata, secondo cui inizialmente le serie avevano titoli ben più lusinghieri e proprio per questo non venivano seguite, uno spunto che spinge sicuramente a riflettere. Le premesse per tirare fuori un grande episodio c'erano tutte, il problema per quanto mi riguarda è il come sono state sviluppate e il tono che hanno deciso di dare all'intera storia. Una sottospecie di comicità pericolosamente vicina al demenziale, caratteristica che ritroveremo poi in un altro episodio totalmente senza senso, che non è riuscita non dico a farmi ridere, ma nemmeno sorridere per un singolo momento. Ero totalmente atterrito dalla piega che via via prendevano gli avvenimenti e questo mio sentimento di quasi disgusto ha raggiunto il suo culmine in seguito al presunto colpo di scena, praticamente preso e copiato di netto da Hang the DJ, puntata della 4ª stagione. A quel punto sì che sono scoppiato a ridere, ma per i motivi sbagliati. Non ho sinceramente capito quale fosse il loro intento con quella incredibile rivelazione. Probabilmente cercavano solo di buttarla in caciara sperando disperatamente di instillare nello spettatore la sensazione di aver appena assistito a qualcosa di geniale, ma sfortunatamente per loro il tentativo è stato un buco nell'acqua. Il disastro arriva a completarsi sul finale, il positivo epilogo a cui si giunge, con John che riesce a sentirsi nuovamente protagonista della propria vita, mi ha portato a domandarmi quale fosse il reale messaggio della puntata. Interrogativo che possiamo tranquillamente estendere all'intera stagione e a cui è impossibile dare una precisa risposta, semplicemente perché, con tutta probabilità, nemmeno gli autori avevano idea di cosa stavano facendo e questa loro totale confusione si può benissimo percepire all'interno della seconda puntata.
Locke Henry. Rispetto a Joanna è terribile si cambia completamente registro dal punto di vista di atmosfera e toni. La vicenda è molto più cupa e questa oscurità si riflette anche nell'estetica. Non c'è traccia di distopia o ipotetici futuri, ma la storia narrata è estremamente verosimile. Si va quindi a perdere la parte più distintiva del concept della serie, e questo è praticamente l'unico grande difetto della puntata. Non sembra riguardare Black Mirror. A differenza dell'episodio precedente, ritorna però un cinismo di fondo da sempre caratteristico di questo prodotto. Viene costruito un buon livello di tensione. Il colpo di scena finale, per quanto prevedibile, funziona proprio grazie al modo in cui si arriva a quel tipo di situazione. Peccato che sul più bello la puntata perda qualcosa sia dal punto di vista tecnico che per quanto concerne la scrittura. Durante la rivelazione sulla reale identità del killer viene adottato un principio di montaggio alternato che mostra la scoperta di Pia in contemporanea al racconto in ospedale del padre di Stuart. Una soluzione sicuramente inflazionata ma sempre efficace. Il problema è che poi viene troncata di colpo. Appena l'uomo inizia a parlare con Davis, taglio netto e non li vediamo più. Una scelta francamente inspiegabile. Non ho capito perché optare per un escamotage del genere e usarlo solo a metà. Altrettanto tirato via è il modo in cui hanno scelto di risolvere la situazione. Nel momento di massima tensione tutto viene spento all'improvviso da Pia che scivola su un sasso, batte la testa e affoga. A parte che porca miseria questa va giù come un ciocco di legno, ma poi è stata un'uscita di scena per il personaggio totalmente anticlimatica. In questo caso almeno il messaggio della puntata è abbastanza chiaro. Torna il colosso Strindberg che sfrutta la terribile storia di Davis, ignorando totalmente il suo dolore, per realizzare un prodotto in grado di ottenere premi e attirare pubblico. Persino Stuart, davanti al ritrovato turismo grazie a cui fioriscono gli affari del suo pub, dimostra totale menefreghismo nei confronti dell'amico. Tutto questo sembra quasi una missione di colpa da parte di Netflix, visto che il popolare colosso streaming ha fatto più o meno la stessa cosa con la realizzazione di Dahmer, lanciando in quella serie messaggi che lui stesso era stato il primo a contraddire. A questo punto pare che il fulcro di questa sesta stagione potrebbe essere una sorta di analisi autocritica da parte di Netflix, pronta a mettere in luce le proprie ipocrisie, sfruttandole a loro volta per realizzare un prodotto di puro intrattenimento. Un'operazione furba, pienamente nel loro stile e che avrebbe potuto portare risultati interessanti, se non fosse che nelle restanti 3 puntate non c'è alcuna traccia di Strindberg, e quindi quello che dava l'idea di essere il filo conduttore tra le storie sparisce all'improvviso. Senza ombra di dubbio l'episodio migliore e l'unico che sia riuscito a convincermi fino in fondo. Una partenza abbastanza lenta, compensata da un graduale svelamento del quadro iniziale che riesce a tenere viva l'attenzione dello spettatore, grazie a cui veniamo perfettamente inseriti nell'atmosfera della storia. Dopo la svolta narrativa è facilmente prevedibile la piega che prenderà la trama, anzi alcuni snodi potevano essere intuiti già nei primi minuti proprio a causa dell'estrema chiarezza con cui i principali elementi vengono raccontati. Era palese se andasse in quella direzione, ma dal mio punto di vista, in questo caso la leggibilità del soggetto non può essere considerata come un difetto. Sorprendere non era negli intenti dell'episodio. L'obiettivo era piuttosto quello di far totalmente assumere allo spettatore il punto di vista dei personaggi, in particolare di Cliff, portandolo ad interrogarsi sul comportamento che lui stesso avrebbe tenuto in quella terribile situazione. Era limpido come l'acqua che concedere a David di utilizzare la replica avrebbe portato disastrose conseguenze. Potevano andare storte talmente tante cose che era impossibile non se ne verificasse nessuna. Ma il punto è che era anche incredibilmente complesso far evolvere la vicenda in modo differente. Quella di Cliff è stata una scelta forzata, sia per coscienza morale che per puro spirito di sopravvivenza, visto che in mancanza del collega non sarebbe stato in grado di tornare vivo dalla missione. Nei suoi panni ci saremmo tutti comportati esattamente nello stesso modo, consapevoli dei rischi. Quindi non possiamo far altro che osservare inermi la vita di Cliff precipitare, che durante la visione è diventata un po' anche la nostra, con addosso un profondo senso di inquietudine che ci accompagna fino allo scorrere dei titoli di coda. Forse se alla fine il protagonista si fosse comportato in modo differente, un epilogo tanto tragico sarebbe stato evitabile, ma probabilmente poteva solo essere rimandato. Per come la vedo io, erano 2 le possibili conclusioni. Quella che abbiamo visto, o un furto di identità da parte di David senza che Lana e il figlio si accorgessero di nulla. In entrambi i casi, un finale terribilmente amaro per Cliff. Per il resto, nella puntata possiamo ammirare un'ottima interpretazione di Aaron Paul, perfettamente spalleggiato da Josh Hartnett, e un buon lato tecnico. In particolare sono regia e sonoro che cercano di alzare l'asticella, non riuscendoci più di tanto, ma è comunque stato un tentativo apprezzabile. Come detto all'inizio, Beyond the Sea è l'unico episodio che salvo di questa stagione. Se con Joanna è terribile eravamo partiti malissimo, ci eravamo per metà ripresi con Locke Henry e era stato raggiunto un buon livello in Beyond the Sea, Mazzy Day ha rappresentato per me la definitiva picchiata della stagione e di Black Mirror in generale.
Un episodio orribile, totalmente insensato, che arriva inspiegabilmente ad abbandonare la fantascienza in favore di un fantasy horror sulla scia di prodotti all'American Horror Story. Mentre guardavo la puntata la trovavo bruttina, abbastanza noiosetta, ma ero curioso di sapere dove sarebbe andata a parare, perché più passavano i minuti meno riuscivo a trovarne una collocazione all'interno della serie, non capivo proprio il perché della sua esistenza. Poi arriviamo dentro quella specie di centro di recupero con i 4 paparazzi fuori dalla stanza di Maisie, pronti a fiondarsi su quella poveraccia come avvoltoi su una carcassa, e ho pensato: ti prego, non dirmi che tutta la storia si ridurrà ai fotografi cattivi disposti a tutto pur di guadagnare quattrini. Quanto mi sbagliavo! Magari si fosse trattato solo di questo. Alla fine il messaggio resta quello, evidenziato sia nella scena finale che nella sequenza della trasformazione. Diretta tra l'altro malissimo, con quei flash fortissimi a ripetizione che mi hanno letteralmente massacrato gli occhi. Capisco che l'intento era quello di far provare allo spettatore il fastidio che l'attrice stava avvertendo sulla propria pelle, ma l'hanno fatto nel modo più banale, didascalico e scontato possibile, una soluzione degna di un bambino di 13 anni. Comunque, mentre questi stanno scattando le foto, completamente a caso, Maisie si trasforma in un lupo mannaro. A raccontarlo mi viene quasi da ridere, sembra una barzelletta, cioè vi rendete conto che è proprio una cosa piovuta dal cielo, fatta totalmente a cazzo di cane? Gli sceneggiatori di Boris dicevano: fermi tutti, c'ho un'idea. Facciamoli scopare, così, de botto, senza senso. Aspetta un attimo. Genio. Quelli di Black Mirror hanno detto: ce l'ho, facciamo che è un licantropo, così de botto, senza senso. Faccio veramente fatica a trovare parole per commentare tale scelta. Non so che si erano calati quando hanno escogitato questa soluzione, ma doveva essere roba veramente buona, perché non solo ci hanno pensato, ma dopo hanno pure deciso che si trattasse di una buona idea. Quindi tutte le scene dell'incidente, con quella che si contorceva pensando al poveraccio che aveva investito, servivano solo come gigantesco bait, perché poi colpo di scena non si sentiva male per il senso di colpa, ma perché aveva messo sotto un lupo mannaro che quando era scesa dall'auto l'aveva morsa. Boh. Più ci penso, più rischia di esplodermi il cervello. Ma che volevano fare? Sorprenderci? Grazie al cazzo che mi sorprendi, succede una roba totalmente random, ma lo fai in modo negativo. È come se a un certo punto, durante questa recensione, partisse all'improvviso uno spezzone della Dingo Pictures. Vi spiazzerei tutti, ma per i motivi sbagliati. Qui siamo alla follia più totale, forse è un livello di genialità che io non riesco a comprendere. Sono troppo in alto per me, ecco qual è il problema. Sono io il coglione, non loro. Pagherei oro per potervi mostrare la mia faccia di totale disgusto e disprezzo mentre quella si trasformava. Purtroppo però non ho registrato la reaction, quindi dovrete accontentarvi di questo commento. Alla fine, dopo la strage alla tavola calda, anch'essa neanche a dirlo, diretta malissimo, senza il minimo pathos, totalmente priva di tensione, sembra quasi una scena comica. Probabilmente non fossi stato così tramortito dal licantropo ci avrei riso di gusto. Ecco che vediamo la protagonista imbracciare la macchina fotografica mentre invita Maisie a suicidarsi davanti all'obiettivo. Un finale tragico, solenne, spietato, con la musica che incalza, l'inquadratura dal basso a rappresentare una soggettiva di Maisie, le luci al neon sul volto della fotografa. Ma vaffanculo va. Dopo il troiaio che sono riusciti a scrivere, hanno pure il coraggio di prendersi sul serio. Che pena, mamma mia. 40 minuti di puntata per vedere l'imitazione uscita male della brutta copia, ideata da una persona X dopo che il cugino le aveva raccontato di seconda mano Lo sciacallo di Dan Gilroy, un film splendido con un Jake Gyllenhaal strepitoso che racconta in modo infinitamente più efficace le stesse identiche cose di questo episodio già nel 2014. Non penso ci sia bisogno di dire altro, stendiamo un velo pietoso e passiamo oltre. Con questa puntata taglierò corto, a differenza di quello che hanno fatto loro, visto che dura quasi un'ora e un quarto. Demone 79 prende i lati peggiori di questa intera stagione e li fonde insieme per dare vita ad una storia scialba, totalmente fuori dall'universo della serie e per nulla interessante. Abbiamo l'horror sovrannaturale di Maisie Day, spogliato dal cinismo del precedente episodio, che per quanto pessimo era l'unico elemento coerente con lo stile del prodotto, condito dall'ironia simil-demenziale di Joanna è terribile. Un mix scoppiettante grazie a cui prende vita la puntata di Black Mirror meno Black Mirror che sia mai stata scritta. Durante la visione mi sono addormentato più volte, tornavo indietro continuamente e faticavo a restare sveglio, ai titoli di coda mi sono quasi messo a piangere di gioia perché l'agonia era finalmente terminata. L'unica cosa che si poteva salvare, dato anche il periodo in cui si ambienta la storia, avrebbe potuto essere un'estetica anni 70-80, ma di quella non vi è minimamente traccia se non nei titoli di testa. Penso che la mia linea di pensiero sulla serie sia abbastanza chiara, è evidente ormai che questo prodotto non abbia più nulla da dire, e se questi sono i presupposti sarebbe meglio lasciarlo morire, invece di spingere su altre stagioni sperando che la gente le veda solo perché si tratta di Black Mirror. Il credito ormai è finito da un pezzo, il pubblico si è stufato, io in primis non avessi
avuto un canale YouTube non l'avrei guardata. Concludo con una veloce classifica di queste 5 puntate. Ultimo posto Demone 79, poi Mezzi Day, Joanna è terribile, Lock Harry e Beyond Sea, anche se le ultime 3 posizioni potrebbero benissimo equivalersi. Per me quei 3 episodi sono totalmente da dimenticare. Lock Harry così così, diciamo si salva a metà, mentre Beyond Sea è l'unica nota positiva della stagione. Io vi ho detto la mia, ora fatemi sapere la vostra nei commenti, sono molto curioso di sapere cosa ne pensiate di questa nuova piega assunta da Black Mirror. Mamma e papà hanno un nuovo bebè, non se ne fanno più niente di te.